20 euro più 20 euro, 40 euro. Con solo 40 euro possiamo migliorare il suono della nostra chitarra e renderlo più professionale. Ve lo mostro in questo video. Ciao e ben ritrovati, io sono Vito Astone e oggi in questo video voglio mostrarvi come avere un suono più professionale dal nostro strumento. Una cosa che cerco di trasmettere sempre ai miei allievi è la considerazione di un buon suono di partenza, un suono che abbia carattere, che sia presente. Non mi riferisco all'aspetto che si ottiene con lo studio dello strumento, come l'impostazione della mano, la tecnica, ma mi riferisco al vero e proprio suono, quindi al segnale audio che esce dal nostro strumento. A volte ascolto dei suoni di chitarra che sembrano piccoli, sembrano, direi, sottili. Tecnicamente sono dei suoni che non hanno molte armoniche. Chiaramente le motivazioni possono essere tante, i pick-up, l'elettronica dello strumento, i legni dello strumento. Certo, è anche un problema che può riguardare chitarre di prima fascia o di fascia media, non certo chitarre molto più costose. Ma in questo video vi mostro la mia modalità molto semplice e diretta, senza cambiare pick-up, elettronica, per migliorare questo aspetto. Partiamo dalla routing del segnale. Il nostro suono della chitarra va nella catena effetti. Spesso si pensa che questo suono può essere migliorato con i vari effetti che vengono aggiunti successivamente, come ad esempio il compressore, il distorsore, ma in realtà il suono che è inizialmente piccolo sarà debole e perderà sempre più presenza durante il percorso del segnale attraverso i vari effetti ed avrà un risultato finale non efficace. Perché il problema in realtà è da risolvere all'inizio della catena. Non andremo a cambiare pick-up, non andremo a cambiare elettronica, semplicemente useremo un pedale. Io per fare questo utilizzo un pedale che costa circa 40 euro. Anzi, quando l'ho acquistato io costava ancora meno, 30 euro circa. È una copia di un Klon Centaur, un overdrive. L'ho preso su Wish un po' di tempo fa e vi posso dire che lo trovo veramente valido, non è da meno ad altri pedali più costosi. Ho già fatto un video recensione dedicato a questo pedale un po' di tempo fa, lo trovate sul mio canale e vi lascio comunque il link in descrizione. Voglio fare una precisazione: questa modalità per migliorare il nostro suono può essere utilizzata con qualsiasi strumento, certo è più evidente su strumenti economici e di fascia media, ma nulla ci vieta di poterla provare con un qualsiasi altro strumento. Alla fine è sempre un miglioramento che andiamo a realizzare. La chitarra che userò per questa dimostrazione è una chitarra di fascia economica, questa Donner DST 125. È comunque una buona chitarra, ma ha questa caratteristica che appunto ho detto all'inizio di questo video. Da sola ha un suono, direi, piccolo, senza carattere. Per ascoltare i suoni vi consiglio di utilizzare delle cuffie, perché probabilmente l'audio dello smartphone potrebbe non essere adatto ad ascoltare tutti i dettagli e le differenze tra i vari suoni. Vi spiego com'è il routing del segnale. La chitarra entra in questo clone, qui ne trovate due perché sto preparando anche un altro video molto interessante, quindi continuate a seguire il canale perché arriverà anche questo video. Quindi dicevo, il segnale entra in questo clone, non utilizzeremo questo. Successivamente va in questo Dark Mouse della Donner, un distorsore quasi tendente al fuzz. Poi il segnale va in questo Use Dream della Joyo, è una copia del Riot della Sur, e successivamente andiamo nell'American Sound della Joyo, sempre si rifà un po' a un Fender Deluxe. E infine andiamo nel Levitate della Sonic Cake per quanto riguarda delay e riverbero. Il suono della chitarra con solo il pedale American Sound acceso è questo. Come ho già detto, alcune chitarre hanno questo suono un po' che io definisco sottile, soprattutto sulle note alte, ad esempio. In effetti le note sono piccole, sono sottili, non hanno una definizione, una corposità interessante. Utilizziamo questo clone, lo accendiamo e facciamo per prima cosa un gain staging. Andiamo a livellare i due
segnali, quello della chitarra col pedale spento e il livello del segnale con il pedale acceso. In questo caso abbiamo l'output a 0 e il gain a 0. Per ora il gain non ci serve. Alziamo l'output fino a livellarlo con il segnale del pedale spento. Segnale a pedale spento è ancora un po' alto, quindi alziamo un altro poco l'output. Come potete ascoltare, questa frase ha due sonorità un bel po' diverse. Col pedale spento abbiamo questo suono. In questo caso invece col pedale acceso tutte le note hanno più definizione, hanno un maggior corpo, non si sente più quella sensazione di nota sottile. Questo perché? Perché chiaramente il pedale aggiunge delle armoniche al segnale della chitarra e quindi questo permette al suono di ottenere maggiore corposità, più definizione. Ora, con questo segnale molto più compatto, più corposo, un po' tutti gli effetti successivi chiaramente saranno condizionati da questo segnale di partenza e quindi reagiranno anche meglio. Direi che la differenza c'è. Chiaramente questo è un punto di partenza, ma noi possiamo sempre col gain a 0 alzare ancora l'uscita. Ora, perché ho usato il clone e non ho fatto questa cosa direttamente ad esempio su un ampli? Perché chiaramente non abbiamo quella possibilità di preparare il suono all'ingresso nell'ampli. Invece con il pedale possiamo farlo. Inoltre preferisco questa soluzione ad un semplice pedale boost perché con il clone abbiamo un carattere diverso e abbiamo un margine più ampio di regolazioni tra volume e gain rispetto ad esempio ad un boost. Chiaramente queste sono le mie considerazioni, voi sentitevi liberi di provare anche in altri modi. Eccoci qui alla fine di questo video, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto possa essere utile a chi si è reso conto di avere magari una chitarra che non suona in maniera professionale, non ha un suono bello di carattere, bello corposo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questa modalità o avete provato altre tecniche per migliorare il suono di partenza. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like. Adesso sembra che ci sia una nuova funzione su YouTube, quella dell'hype, quindi se volete sostenere i miei video potete farlo attraverso questo hype che permette di dare dei voti e far vedere il video a più persone. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando attivate le notifiche per guardare i prossimi video. Se poi volete sostenere il mio canale attivamente potete farlo attraverso la mia pagina Patreon o qui con l'abbonamento mensile a YouTube. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, vi saluto e noi ci vediamo prossimamente con altre novità.